Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dei Mezzi Speciali. Oggi scopriremo come funziona e come si guida l'Iveco Powerstar della Italtrans, il camion della Dakar. Li chiamano gli elefanti del deserto, bisonti su ruote alla conquista dell'ignoto. Un tempo in realtà erano semplici camion assistenza, letargici pachidermi buoni soltanto a trasportare qualche chiave inglese e un paio di ruote di scorta. Ma col tempo si sono evoluti contro la loro stessa natura, trasformandosi in micidiali macchine da competizione. Come degli Hulk investiti dai raggi gamma, sono diventati prima inarrestabili, poi velocissimi e alla fine maledettamente irresistibili. I sogni si possono realizzare. Io per esempio oggi ne ho realizzato uno che covavo fin da quando ero bambino e lo voglio condividere con tutti voi con un sonoro cold start. Probabilmente il cold start più sensazionale, quello che ho bramato di più di tutta la mia intera vita. E quindi via. Siamo su mezzo alla corsa, quindi abbiamo tanti comandi. Diamo corrente prima di tutto, attiviamo tutti i sistemi e poi il tasto rosso supremo, engine start, via! Un bel tubo dritto pronto a ruggire, allora facciamolo ruggire insieme! Altro che filarmonica di Vienna! Scelgo tutta la vita l'Iveco io! Off-road chiama 4x4, io lo inserisco da quest'altro comando e poi cambio Allison, lo mettiamo in automatico. Mi ha innestato la seconda e sono pronto per fare un bel giù tutto, ma non prima di togliere il mio freno a mano pneumatico. Via, vediamo di cosa è capace questa bestia della Italtrans. Eccolo che si muove! Oscar, il mio angelo custode, qui di fianco, il team principal della Italtrans Racing, mi dice vai giù tutto e io ci vado! La cosa più impressionante è che qui è tutto diverso rispetto alle nostre automobiline, anche quelle da corsa. Qui è tutta coppia e quando faccio il giù tutto, sentite? Devo aspettare che l'Iveco 6 cilindri entri in coppia e solo dopo mi scatena l'inferno! Ero già a 100 km/h e vi assicuro che fare uno 0-100 con una bestia di 8,5 tonnellate è qualcosa di ancora più incredibile. Ci sono dei salti, ci sono dei bump, ma io vedo Oscar che mi fa il segno. Posso tenere giù tutto perché poi sono tutti cavoli dell'Iveco Powerstar. È un veicolo progettato per ragionare sempre flat out. Lui è progettato per resistere. È progettato per superare qualsiasi tipo di ostacolo, è progettato per fare anche un bel tuffo in acqua, ma soprattutto è progettato per non rompersi mai, perché ogni guasto equivale a perdere la speciale e a finire indietro in classifica, quindi qui ogni componente è progettato per resistere a qualsiasi tipo di sollecitazione per ore ed ore. Motore intanto, qui abbiamo un Iveco Cursor 6 cilindri in linea, 12.880 cm3, sovralimentato con una turbina grande come la pentola in cui vostra mamma fa la pasta quando è Natale ed è in grado di sputare fuori, pensate, 1100 cavalli. Quindi, se vi sentite fighi perché avete una Ferrari SF90 stradale,
con i vostri 1000 cavallini ibridi. Beh, io arrivo con l'Iveco Powerstar della Italtrans e vi brucio con molta più potenza sana, autentica, old school, quella di un bel turbo diesel non filtrato, non edulcorato da moderni sistemi ibridi che ci fanno passare un po', no, la poesia, anche se sapete che i camion sono i re della coppia motrice e qui abbiamo picchi fino a 6000 Nm. Ho dovuto leggere il dato sulla scheda tecnica più volte per crederci, ma è così. E del resto questa è la coppia che serve per affrontare a tutta potenza il deserto, per superare le dune, che a volte riescono ad andare più veloci delle automobili. Oscar mi ha raccontato che lui è riuscito a fare delle dune anche a 80-90 km/h. Ma i regali non sono finiti, perché Oscar Moore, Team Principal Italtrans, ha deciso di farmi il dono supremo. Visto che non siamo sulle dune arabe, potremo comunque vedere il cielo affrontando una salita micidiale. Guida lui, per fortuna, e quindi via le sacre parole. Giù tutto, Oscar. Questo significa affrontare una parete di rocce con un 13 litri 4x4, giù tutto, e si arrampica come se fosse uno Sherpa. Le 8 tonnellate improvvisamente sembrano diventate aria. Abbiamo assaporato cosa provano i driver quando affrontano le dune. Sugli elefanti del deserto si punta al cielo e non si vede più niente. Questa è l'insidia, questo è il brivido delle dune, solo cielo e non sai cosa c'è dall'altra parte. Vado a farmi una tisana. Il bello è che l'Iveco Powerstar una volta che sale, ma lui mica si fa problemi a scendere, e quindi giù tutto al contrario. Via! L'importante è non andare mai al bloccaggio, avere sempre le ruote in presa. Un colpo di gas e siamo giù. Questo è il trucco. Quando sei in discesa, giù dalle dune, perdi il retrotreno, senti che il camion si scompone, mai frenare, sempre un colpo di gas. Se sei incerto, tieni aperto. Questa è la regola sacra della duna. L'ha insegnata Oscar. Ma intanto che cerco di riprendermi da questa eccezionale botta di adrenalina, volevo raccontarvi un po' più nel profondo questo incredibile mezzo speciale. Si chiama Iveco Powerstar perché del Powerstar eredita prima di tutto la cabina arretrata con il cofanone lungo, come piace a me. L'Iveco Powerstar è un camion pensato per il mercato australiano, però in realtà era perfetto per costruirci attorno un camion da corsa, visto che, guardate, l'asse anteriore delle ruote è spostato in avanti e non si trova sotto la cabina come avviene con i camion più tradizionali, con il muso corto e compatto. Questo restituisce, per esempio, maggiore comfort agli occupanti e non è un dettaglio trascurabile, visto che qui ci si passano intere giornate. In più il camion dal muso lungo, come lo chiamo io, porta con sé altri vantaggi. Intanto il motore si può montare in una posizione più arretrata e quindi in questo modo andiamo a migliorare la distribuzione dei pesi e avremo un baricentro ottimale, anche perché tutti i radiatori, le parti diciamo più leggere che vanno a influire meno sulla massa del mezzo, li mettiamo davanti all'estremità del veicolo. E poi lo chiamiamo Iveco Powerstar, anche se in realtà però di Iveco qui c'è ben poco. Sì, certo, il poderoso motore 6 cilindri e poi basta. Sì, il logo davanti, forse. E questo perché di fatto siamo al cospetto di Sua Maestà, un vero e proprio veicolo da corsa che viene forgiato da zero a partire dal foglio bianco. Il tutto è ingegnerizzato dalla Technology che si trova in Repubblica Ceca ed ecco spiegata la targa. Pensate che loro sviluppano praticamente tutto, a partire dal telaio racing tailor-made per questo veicolo che ha uno spessore di 6 mm, quindi un bello scheletro nerboruto.
Ma mi piace continuare questa opera di debugging spiegandovi qualcos'altro, ma siccome la potenza delle immagini spesso è più efficace, partiamo da loro. Sì, perché noi lo chiamiamo il camion della Dakar, ma in realtà qui di camion c'è ben poco, visto che un camion serve a trasportare delle cose, tante cose. Qui invece non si trasporta nulla, o insomma molto poco. È un vero e proprio prototipo da competizione, e lo vediamo benissimo aprendo questo vano, dove intanto spunta il poderoso roll bar previsto dalla FIA, fondamentale in caso di ribaltamento, e vi assicuro che sulle dune non è proprio un'ipotesi così remota. Qui sotto non c'è nulla se non tutto quello che serve per andare fortissimo, e quindi 4 serbatoi di gasolio per un totale di 800 litri di capacità. Tanti, perché è un camion che ha sete quando corre. E poi guardate, tante cose che mi fanno brillare gli occhi. Delle taniche di emergenza. Voi pensate ci sarà del gasolio? Ma in realtà non solo. In alcune c'è il diesel, in altre acqua per i radiatori se vanno in overheating, oppure dell'olio supplementare. E poi guardate un bombolone che è quello che gestisce tutto l'impianto pneumatico dei freni, ma anche del sistema di gonfiaggio e sgonfiaggio automatico degli pneumatici. Ci sono 2 mega ruotoni di scorta fondamentali, e poi la cassetta del mistero. I piloti, i driver di questo mezzo sono prima di tutto dei meccanici, e se sei nel deserto in cima a una duna a 50 gradi all'ombra e ti si sfonda il turbo, cosa fai? Rimani lì e perdi la Dakar? No, scendi, ti rimbocchi le maniche e te lo cambi da solo, mica come i fighetti in Formula 1, dai, diciamocelo. E quindi qui dentro si trovano tante componenti vitali, un turbocompressore, ma anche un alternatore, se no si rimane senza corrente. Questa bestia ha tanta fame d'aria quando va flat out a 160 giù nel deserto dell'Arabia Saudita, ma ha bisogno di aria pulita, anche se sei dentro il fesh o nella polvere, e quindi c'è bisogno di un filtro aria grosso. Molto grosso, è veramente gigantesco. Vediamo altre cose interessanti. Lo scarico completamente dritto. Noi del filtro antiparticolato nel deserto ce ne facciamo un baffone, e anche delle GR. Dietro, tanti oggetti che mi fanno subito sentire il profumo della sabbia e della città di Jeddah. Le piastre servono da mettere sotto le ruote per cercare di uscire quando si rimane insabbiati. Una ventola del radiatore supplementare di ricambio, non si sa mai se si rompe. C'è una vanga. Mi fa già male la schiena pensare di mettermi lì a togliere la sabbia quando si rimane impantanati. E poi ancora dietro una cassetta degli attrezzi che è più fornita di quella del mio meccanico. Chiavi dinamometriche, raccordi, cinghie per trainare o per rimetterlo in piedi quando si ribalta. Insomma, un camion da corsa, ma anche un camion già pronto per l'apocalisse, volendo. E ora preparatevi per immergervi insieme a me nella quintessenza della meccanica. Basta con questi veicoli che mettono carter dappertutto e ci impediscono di vedere cosa c'è sotto. Qui di carter non ce n'è manco mezzo, e io allora godo e vi porto con me a vedere cosa trovo qua sotto. Intanto si vede benissimo il 6 in linea longitudinale con il super cambio Allison 4000 che è qui a cascata, da cui esce un primo albero di trasmissione, segnateveli perché sono tanti, e poi si va in un transfer case della tedesca ZF. Che cosa fa? Ci sono degli ingranaggi a cascata che mi vanno a splittare il moto tra l'asse posteriore e quello anteriore. Poi i 2 assali, super robusti, sono giganteschi e forgiati, plasmati da un'azienda ungherese che si chiama Raba. Giusto per capire che tipi sono, questi fanno veicoli militari o anche apparati ferroviari, quindi di robustezza ce ne abbiamo. Anche perché questo è un camion che, sì, volendo può e sa volare. E per volare bisogna anche saper atterrare, e quindi ci sono delle poderose sospensioni a balestra, e poi per ogni singola ruota 2 belle coppie di ammortizzatori idraulici regolabili. Sono realizzati da un'azienda slovacca che si chiama FRT, che anche in questo caso è specializzata nella costruzione di componentistica per veicoli da corsa. Che spettacolo! Questi ammortizzatori sono progettati per avere
avere un'escursione predeterminata, predefinita quando il camion spicca il volo, e poi per garantire una compressione ben precisa quando lui andrà ad atterrare, senza avere ovviamente danni o ripercussioni troppo evidenti per i 3, secondo me, fortunati driver. Ma un motore come questo non potrebbe fare niente sull'Iveco Powerstar se non fosse abbinato a un cambio molto speciale. Qui gli specialisti della Italtrans non hanno voluto badare a spese, hanno installato semplicemente il top, la Lamborghini dei cambi automatici dei mezzi pesanti. Hanno scelto gli americani della Allison, che fanno tra i migliori cambi del mondo, e qui montano l'Allison 4000, un cambio pensato per i veicoli pesanti, più potenti e più indistruttibili della Terra. Non a caso viene utilizzato specialmente sui veicoli militari. Si tratta di un convertitore di coppia, quindi un cambio idraulico, non è un cambio robotizzato o automatizzato. Questo vuol dire che si può contare sull'efficienza e soprattutto sull'affidabilità della tecnologia idraulica per affrontare una Dakar. Un cambio con convertitore di coppia come l'Allison 4000 ci permette poi di inviare motricità in maniera costante a tutte e 4 le ruote senza avere mai perdite di grip, neanche durante la cambiata. Sentite, anche durante il passaggio di marcia io ho continuato ad avere coppia e ho continuato ad avere le ruote sempre in presa. Un dettaglio fondamentale quando sto guidando in off-road: se ho perdite di coppia rischio di rimanere per esempio insabbiato e di non superare il mio ostacolo. Quindi mantengo costante la trazione indipendentemente dal tipo di terreno, sia che mi trovo su rocce, in una pietraia, oppure sulle dune del deserto o sul temibile Fesh Fesh. Qui c'è un tasto che ha il simbolo di una ventola. Lui, in caso di emergenza, sono su una duna, mi sta morendo il camion, non ho più coppia motrice, schiaccio qua e immediatamente il cambio Allison riesce a fare come Gesù, a moltiplicare il pane dei pesci. Lui però moltiplica i newton metro e per un breve tratto me ne dà molti di più, fino al doppio, in modo da riuscire a uscire da questa situazione di emergenza, di impaccio. Magie dell'energia idraulica, magie della Allison. Aver scelto una tecnologia idraulica ci dà affidabilità e coppia motrice costante alle ruote, ma ci permette anche di sfruttare un sistema incredibile per rallentare: il retarder. L'Iveco Powerstar, anche quando è lanciato a tutta velocità, non utilizza mai freni a tamburo, di cui comunque è dotato, sfruttando anche qui una girante che ho dentro al mio retarder e la pressione dell'olio che a quel punto mi va a creare una contropressione. Riesco a rallentare senza surriscaldare i freni e quindi senza surriscaldare le gomme. Questa è una mano dal cielo per i piloti della Dakar, che sono sempre impiccati e devono gestire in maniera certosina le temperature. I pneumatici durante una tappa possono arrivare, pensate, a 100 gradi e a 110 gradi, quindi poco oltre. Le gomme di questi camion si fondono, quindi pensate quando è importante non mandarle oltre le temperature di esercizio. E la cosa bella è che rispetto a un camion stradale è che qui il retarder lo vado ad azionare semplicemente con il classico pedale del freno. Lo attivo da un bottone e a quel punto il pedale del freno azionerà sempre prima il retarder rispetto ai tamburi. Figo! In più il cambio Allison è comodo perché è talmente intelligente a livello di software di gestione che i piloti alla Dakar lo usano completamente in automatico, fa tutto lui. C'è un algoritmo che mette insieme una miriade di parametri: posizione del pedale del gas, tipo di terreno, coppia motrice erogata, e a quel punto sa lui qual è la marcia giusta da innestare nel momento giusto. Ho chiesto ai piloti della Italtrans, lo usano così in automatico, volendo comunque possono anche metterlo in manuale portando la leva di selezione sulla destra. Abbiamo 6 marce, possiamo avere anche una marcia lenta, una ridotta per quando le cose si mettono male. Cosa che mi ha impressionato è che questo cambio che montano sul camion della Dakar non ha una particolare preparazione, è un cambio di serie che mettono su tanti altri veicoli anche stradali, non ha neanche dei carter di protezione.
Lui è già robusto così di suo. Pensate che a una Dakar si fanno qualcosa come 8000 km in pochissimi giorni, e questo cambio in particolare, su questo cambio non si è mai rotto, non ha mai avuto un guasto. La sera si guardano i livelli dell'olio, si fa un check e poi lui è pronto la mattina dopo per funzionare. Questo per farvi capire quanto sia robusto, quanto sia affidabile. Il motore invece, Iveco, lui sì che è stato preparato dall'azienda italiana per tirare fuori tutta questa potenza. È un vero e proprio motore di camion da corsa. Ovviamente la preparazione è segretissima, non ci hanno voluto dire gli ingegneri italiani cosa hanno fatto, ma sicuramente sono andati ad agire sulla testa, sui pistoni, sulle bielle e anche sulla turbina. Dentro troviamo il DNA di un mezzo da corsa vero e proprio, trapiantato nella maxi cabina di un camion, e fa un certo effetto perché all'inizio sei un po' spaesato. Io però ho cercato la legenda di tutti questi comandi, il codice di questo DNA, e vi porterò alla scoperta dei meandri di questo abitacolo. Sognatevi la sontuosità dei moderni camion Euro 6D che hanno la pelle, il sedile pneumatico, il navigatore, il lettore DVD. Beh, qui non c'è un bel niente, c'è soltanto tutto quello che serve per andare il più forte possibile. Pezzi di ferro, comandi e bottoni, tutti quasi praticamente analogici, con un unico scopo: arrivare fino in fondo alla tappa, possibilmente vivi, in testa alla classifica e soprattutto dopo aver sconfitto l'avventura e l'ignoto. Una differenza fondamentale rispetto alle auto da corsa: qui non si sta in due ma in tre, perché un camion è grosso, un camion è grande, un camion è pesante e ha bisogno di più persone per essere gestito, sia nell'ordinario che nello straordinario. Quindi c'è il pilota, che è qui dove sono io, al centro come un po' un imperatore sta il navigatore, e del resto lui è il re della navigazione, è colui a cui ci si affida per non perdersi e per fare i risultati in gara. E sul terzo sedile il tecnico di bordo, colui che deve controllare lo stato di salute del nostro elefante. Tutti i suoi parametri vitali devono essere in regola, non ci devono essere spie rosse, le temperature di esercizio devono essere ottimali, ed è lui che si occupa anche dello sgonfiaggio, del gonfiaggio dei pneumatici a seconda degli ostacoli che devo andare a superare. Ma andiamo con ordine, partiamo dal posto più ambito, quello di guida. Troviamo un volante racing della Sparco, vedete, si può staccare per agevolare la salita e la discesa del driver. E poi la strumentazione, qui sì, super tecnologica, un pannello 100% digitale ricchissimo di informazioni utili per chi sta dando tutto nel deserto, quindi l'indicatore del livello di carburante, temperatura dell'acqua, pressione dell'olio motore, e poi ancora stato dei due impianti pneumatici dei freni. E poi qui guardate la torretta del cambio ricavata dal pieno. Non sono andati troppo per il sottile, mi piace quando i mezzi diventano nudi e crudi, altro che cuffia del cambio in morbida ecopelle. Qui abbiamo un acciaio forgiato che però, oltre alla leva del poderoso cambio Allison che ci dice se stiamo usando per esempio la modalità automatica o manuale, abbiamo tutte queste leve che fanno molto Top Gun, che fanno molto racing, e io solo ad attivarle, oh, mi caso proprio, super satisfying. Abbiamo intanto l'inserimento del 4x4, da qui possiamo farlo, pensate, in movimento anche a piena velocità, basta mollare il gas, di non avere un po' la trasmissione in presa. Possiamo bloccare il differenziale davanti e ovviamente anche dietro se siamo impantanati, se dobbiamo uscire da una situazione di stallo. Guardate, da qui possiamo escludere la barra stabilizzatrice posteriore, e questo permetterà al mezzo di fare del trial e quindi di avere molta più articolazione, di essere più snodabile. Una funzione che troviamo anche sulle nostre automobiline, quelle belle però, come sulla Jeep Wrangler Rubicon. Qui un altro bel pannello di controllo con dei bei tastoni fisici, superfici touch a sfioramento, no, non ci interessano. Alla Dakar controlliamo le 4 frecce, luci supplementari con la barra LED che vedete qui, e poi attiviamo il retarder, fari anteriori e questi due bottoni
che ci permettono di inserire il limitatore. Per esempio stiamo attraversando un villaggio, dobbiamo andare a 80 km/h per non prendere penalità, tac. Da quest'altra ventolona, pensate, andiamo ad azionare un'elica, una ventola di raffreddamento supplementare per gli ammortizzatori idraulici posteriori. Quindi quando il tecnico di bordo vede che la temperatura degli ammortizzatori dietro diventa critica e troppo alta, posso andare ad avere questa ventola che mi aiuta a dissipare calore. Perché solo dietro? Perché gli ammortizzatori davanti prendono più aria naturalmente mentre il mezzo viaggia, dietro invece sono più ingabbiati, incapsulati, hanno bisogno di questo aiutino. Grazie ventolina. Con questi camion non si scherza, chi corre qui ad alto livello rischia la vita e quindi c'è un taglia-cinture. In caso di ribaltamento di emergenza si tranciano e non si va tanto per il sottile. Mi sono teletrasportato da questo lato dove c'è un pannello di controllo che mischia artigianalità e ultra tecnologia che mi fa girare la testa. Qui il tecnico di bordo ha tutta una serie di comandi replicati rispetto a quelli del driver, quindi anche lui può bloccare i differenziali, escludere l'ABS, però soprattutto da qui lui va a gonfiare e sgonfiare le gomme. Lo può fare manualmente da queste leve, quelle orgasmiche diciamo, ma anche da questo pannellino di controllo digitale un po' più dal sapore così snob, moderno. È comodo perché posso andare a gonfiare e sgonfiare ogni singola ruota, tengo tutto sotto controllo. Come si usa? Sulle dune devo andare a sgonfiare tantissimo le ruote in modo da allargare l'impronta terra, andare a distribuire meglio il mio peso, abbassare quindi la pressione che grava su ogni singolo centimetro di battistrada e cercare di galleggiare così sulle dune anche con un bestione come questo. Pensate che arrivano a sgonfiarle fino a 1-1.2 bar, ma in casi estremi anche fino a 0.5 bar. Praticamente le gomme sono vuote, ma grazie a un sistema di antistallonamento permettono di non stallonare dal cerchio, di continuare a lavorare, di continuare a girare. Sulle rocce si aumenta un po' invece la pressione. Se abbiamo scavalcato delle dune, inizia una pietraia, metteremo, non so, a 2.5. Le pressioni sono comunque molto basse rispetto a quelle di un camion normale, stradale, perché stiamo comunque facendo off-road pesante, dobbiamo sempre avere grande grip e grande anche capacità di assorbimento delle asperità. E poi qui c'è questo enorme tablet che sembra il monitor che hanno sulle ambulanze per monitorare i pazienti, solo che qui il paziente è il nostro mega elefante del deserto. Abbiamo una radiografia in tempo reale di tutto quello che è importante per arrivare a fine tappa. La gestione delle temperature qui è fondamentale e quindi guardiamo a quanti gradi sono arrivati i singoli pneumatici, che pressione hanno incamerato, e lo possiamo fare, guardate, anche per le due gomme di scorta che sono dietro. Quando sono pronte all'uso dobbiamo già sapere che sono perfette sia a livello di temperatura e che di pressione. Qui abbiamo l'indicatore del pianello, noi abbiamo poco meno della metà, quindi possiamo ancora divertirci un bel po'. E poi giri motore, pressione della turbina in kilopascal, percentuale dell'acceleratore, quindi qui il tecnico riesce a capire quanto ci sta dando dentro il suo driver. Temperatura esterna in Arabia Saudita saremo sempre oltre i 30-40 gradi credo. E poi temperatura del turbocompressore, temperatura del nostro retarder idraulico, temperatura dell'olio motore, pressione dell'olio motore, a quanto stanno lavorando i due circuiti pneumatici dell'aria, quindi del sistema dei freni, temperatura della trasmissione, pressione dell'impianto del gasolio, temperatura del serbatoio del gasolio. Vedete quanto è importante qui gestire le temperature. Basta magari qualche grado in più per andare incontro a un'avaria e magari anche a una rottura. Spie di tutti i tipi devono essere verdi sempre. Appena vedi un rosso le cose per la tua Dakar si mettono male. Su questa piastra metallica invece si applica il roadbook, che da quest'anno è completamente digitale per evitare frodi e taroccamenti che venivano fatti nelle passate edizioni. Viene consegnato poco prima della partenza. Guardate, l'equipaggio italiano qui ha scelto di avere anche un condizionatore. Non è obbligatorio ma è molto ben gradito, visto che le temperature qua dentro diventano infernali e poi si ha tutta l'ansia, il casco, insomma. Benvenga. Una luce di cortesia: il roll bar è impressionante, il diametro è gigantesco. E poi abbiamo, guardate, due display per la retrocamera, ci aiuta a fare manovra con questa bestia. Qui abbiamo questo sistema che ci permette di avere poi l'interfono. Qui dentro c'è un fracasso infernale, per parlarsi tutti e tre i nostri eroi usano ovviamente un microfono.
Mi ha colpito tantissimo poi il livello di comfort. Sì, avete capito bene, di comfort che riesce a garantire questo camion. È un mezzo da corsa, il rumore è assordante, eppure le mie sospensioni a balestra e soprattutto la cabina, che è ammortizzata anche qui con degli ammortizzatori idraulici, riesce a filtrare bene le sconnessioni. Io adesso sono giù tutto, eppure, certo, ho dei belli scossoni, però tutto sommato è vivibile. Questo ve lo dico perché una tappa della Dakar può durare anche, se consideriamo i trasferimenti, anche 10, 12 ore, e avere un camion un pochino più comodo, beh, vi assicuro che a fine giornata è tanta roba. Ovviamente un camion da corsa ha un solo obiettivo: andare il più forte possibile, non sta lì a guardare tanti altri parametri, e quindi quando si parla di consumi non si possono pretendere miracoli. Durante una gara un camion come questo non riesce a fare meglio di 1,5 km con un litro, e a fine tappa si arriva infatti quasi in riserva. Per fortuna che in Arabia Saudita i pieni la sera li regalavano gli arabi e gli organizzatori, perché sennò il conto sarebbe stato salato. Per cercare di contenere le emissioni, la Italtrans ha scelto comunque di utilizzare biodiesel, quindi un carburante con una componente organica importante. Io lo sto guidando da pochi minuti, ma sono già distrutto, perché un mezzo da corsa come questo comunque ti mette a dura prova, soprattutto se sei un pesce fuor d'acqua come me. Mi lascerà un segno indelebile addosso, ma stanotte andrò comunque a dormire tranquillo, perché ho la certezza di sapere che non potrò mai permettermelo. Un camion come questo, infatti, preparato per affrontare l'ignoto a tutto gas, può arrivare a costare, non c'è una cifra di listino, ma dovete mettere in conto una milionata. Però con una gara compresa, cioè sono anche generosi, paghi, però poi una garetta è compresa. Se invece volete fare solo la Dakar, mio sogno, allora lì, se avete già comprato il camion, l'avete già ammortizzato, dovete preparare nel portafoglio circa 200.000 euro. Magari faccio una colletta con Oscar, una tappetta viene fuori, se la ride. Qui oggi ho chiesto ai ragazzi e alle ragazze della Italtrans perché si sceglie di portare in gara e di rischiare la vita flat out con un camion e non con una classica auto. Mi hanno detto: è una cosa che non si può capire, è la passione per i camion, è roba da camionari, così mi hanno detto. E io a fine giornata adesso ho capito cosa intendevano, è la passione per i mezzi speciali, per i camion, che ti porta a mettere il culo su un mezzo come questo e ad assaporare l'ignoto. Un po' di sana ignoranza nel mondo dei camionari ci vuole sempre, quindi ho tolto la trazione integrale, sono in 2VD e avevo un altro sogno, va bene, quello di fare un traverso con un camion della Dakar, e allora io ci provo, giù tutto. E ce l'ho fatta! E devo dire che voi con le vostre Toyota GT86 che vi gasate a fare i traversini nei piazzali, era solo perché non avevate ancora fatto un traverso con l'Iveco Powerstar. Ma adesso lo voglio chiedere a voi: vi è piaciuta questa nuova puntata dei mezzi speciali? Anche voi sognate giorno e notte i camion della Dakar? Cosa vorreste vedere in una ipotetica prossima puntata? Se vi va, raccontatemelo nei commenti qui sotto. Io mi devo ancora riprendere, fatemi un doppio bypass, prendete un elettrocardiogramma. Ciao da Matteo Valenti, rimango qua a vivere ancora il sogno Dakar sul camion della Dakar.